Questo è il nostro van. Come facciamo a dirlo assieme se non fai il 3-2? 3, 2, van! Il nostro van è un Renault Traffic che abbiamo comprato già allestito, già camperizzato, un po' per la fretta, un po' perché non avevamo appunto tempo di metterci a capire tutte le normative italiane per allestirsi da sé un van e farlo riomologare. Sappiamo che è possibile, ma sappiamo anche che è un'impresa abbastanza impegnativa, quindi abbiamo preferito comprarlo così. Poi gli abbiamo fatto qualche piccola modifica, come l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto e qualcosa all'interno, che però non sto neanche qui a raccontarvi ora. Andiamo direttamente a vederlo. Adesso non riusciamo a starci in piedi, quindi vi faccio vedere come riusciamo a farlo. Eccoci qui, adesso possiamo starci bene in piedi. Allora, partiamo dalla parte cucina. Allora, questo è il lavandino dove esce l'acqua, che però non possiamo tanto sprecare perché ne abbiamo pochissime, e stanotte mi sono anche sognata e gli ho detto: Marco, hai messo sull'acqua? Quindi è un po' un dramma quella di avere solo 50 litri per diversi giorni. Qui invece è il fornello dove basta accendere questo pulsante, qua c'è la regolazione della temperatura, e invece se siamo ad alta quota dobbiamo accendere questo, e molto spesso tipo magari stiamo passando e lo schiacci e si accende tutto, e secondo Marco prende tutto fuoco, però non importa. Poi invece questo è il frigo, che ci aveva creato molti problemi all'inizio, che non funzionava. Abbiamo molta cioccolata, come si vede, perché siamo golosi, e abbiamo deciso di sistemarlo, anche se sappiamo che c'è molta gente che viaggia senza frigo, ma con la donazione che ci è stata data dal locale Amadeus abbiamo deciso che sarebbe stato uno spreco partire senza frigo, quindi abbiamo deciso di sistemarlo. Qui invece abbiamo il reparto tutto, diciamo, saponi, reparto altro, invece qui tutto mangiare, piatti, pentole, tutto. Qui invece abbiamo caffè, zucchero, vari sughi che ci ha dato appunto l'Amadeus, sono qui, e basta. Finito il reparto cucina. Adesso passiamo ad altro. Quello che vi ha mostrato Chiara fino ad ora era già così, come l'abbiamo comprato, era già stato allestito così. Mentre ora vi mostriamo qualche piccola modifica fatta da noi, come queste utilissime tasche che usiamo per tenere qualsiasi cosa ci serva durante il giorno, soprattutto libri in questa. Poi in un'altra dietro di me abbiamo tutti i caricabatterie. E poi qua sotto, sia sotto questo sedile sia sempre sotto dove sono seduto io, sarà spazi inutilizzati che grazie all'aiuto di un amico sono diventati 2 cassetti in cui teniamo ad esempio le frontali, una camera d'aria e riserva, cacciaviti, un po' i nostri piccoli attrezzi. Poi nelle panoramiche che avete visto prima avete notato che ci sono i pannelli fotovoltaici sul tetto che ci permettono di avere sempre l'energia a disposizione, e praticamente i cavi scendono lungo questo montante, vanno a caricare la batteria che è sotto il sedile, e qui abbiamo un inverter che ci permette di avere sia le prese USB per caricare i telefoni, sia una presa 220 volt con cui carichiamo computer, macchine fotografiche.
Mentre qui, questo che ora è un tavolo, una volta era un sedile. E sì, per noi era inutile avere un sedile, ci serviva molto un tavolo in cui appoggiare tutte le cose, in cui mangiare, e soprattutto un grande posto in cui tenere queste ceste che sono i nostri pochi vestiti. Qui sono tutti i nostri vestiti che ci devono bastare per 6 mesi, quindi sia materiale estivo che invernale soprattutto. E alla fine qui vabbè qualche abbellimento giusto e le nostre piantine. Per ora l'unica utile è il basilico, che lo stiamo usando molto, il rosmarino povero, un po' piccolino ancora, deve crescere. E infine, ultimissima cosa, le scarpe non sappiamo dove metterle. L'unico posto comodo abbiamo scoperto che è qui davanti, per terra, perché alla fine quando siamo fermi il davanti non è mai utilizzato e le scarpe stanno benissimo lì. E poi quando guidiamo, Chiara ci mette i piedi sopra tranquillamente. Ci siamo dimenticati di spiegarvi cosa c'è qui dentro. Qua ci sono tutte le stoviglie e qui invece ci sono i saponi per pulire. Poi molto tempo fa qui c'era un water che noi abbiamo deciso di togliere, era qui. Noi abbiamo deciso di togliere per creare tutto questo scompartimento molto utile, perché c'è il latte, c'è diverso cibo e l'acqua. Ecco qua. Quindi adesso vi abbiamo mostrato tutto. Qui non c'è la doccia, quindi vi facciamo vedere come ci facciamo la doccia. Qui c'è la nostra doccia creata da Marco. Ha creato questa cosa, noi ci possiamo mettere questo e da qui esce l'acqua. Schiacciando qua c'è la pompa e parte l'acqua, che noi non vi facciamo vedere perché, come dicevo prima, l'acqua è molto preziosa. Quindi come ci facciamo la doccia? Ecco qua. Le mollette sono utilissime sempre in un viaggio perché sono multiuso. Attacchiamo tutto qui, prendiamo l'altro telo, lo attacchiamo qui. Inizialmente avevamo pensato un altro metodo, avevamo creato proprio una doccia, un tubo dove ci buttavamo dentro con proprio il telo della doccia, però è troppo scomodo. È meglio soffrire un attimo perché l'acqua è fredda, farci la doccia fuori. Per ora è ancora caldo e quindi è possibile farlo. Poi quando verrà l'inverno, faremo in qualche maniera. E poi si chiude così. Ecco qua la nostra doccia. E adesso vi facciamo vedere il letto. Dunque, si abbassa questo che vi abbiamo fatto vedere prima. Sarebbe un po' da... vabbè. Ecco qui. Per salire bisogna essere un po' atletici. E voilà. Questo è il nostro letto e la nostra vista. Ed ecco il nostro van di 5 metri quadri soltanto. Sì, non pensavamo fosse così semplice vivere in 5 metri quadri, invece ce la stiamo facendo. Sappiamo comunque che c'è molta gente che viaggia più che altro in camper molto più spartani, però noi in realtà dobbiamo starci molto tempo e è un viaggio molto lungo sia in termini di spazio che di tempo, quindi abbiamo preferito così.
E poi comunque tutte le piccole scomodità di questa vita sono ampiamente ripagate dal fatto che basta fare qualche passo fuori dal furgone per arrivare direttamente in posti così.